Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Qualche anno fa lavoravo come insegnante in una piccola città tranquilla. La vita lì era semplice, ma mi rendeva felice. I miei studenti non erano solo alunni per me, erano parte della mia vita quotidiana. Ogni mattina andavo a scuola con il cuore leggero. Le strade erano silenziose e l'aria era fresca. L'edificio della scuola non era grande, ma era sempre pieno di energia. Dentro la mia classe succedeva sempre qualcosa. Condividevamo storie, facevamo domande, ridevamo insieme e imparavamo passo dopo passo. Quei momenti erano molto importanti per me. Un giorno una nuova studentessa arrivò nella mia classe. Si chiamava Anna. Dal primo giorno notai qualcosa di diverso in lei. Era molto silenziosa, troppo silenziosa per una bambina della sua età. Sceglieva sempre un posto in fondo alla classe, lontano dagli altri. Non guardava gli altri studenti. Non cercava di parlare con loro. Durante la pausa, i bambini correvano fuori, giocando e gridando dalla gioia, ma Anna restava dentro. Si sedeva vicino alla finestra e guardava fuori a lungo, come se fosse persa nei suoi pensieri. A pranzo, gli studenti condividevano il cibo, ridevano e parlavano di cose semplici. Anna sedeva sempre da sola. A volte non apriva nemmeno il suo pranzo. Il suo viso sembrava stanco. I suoi occhi portavano una tristezza silenziosa difficile da ignorare. Passarono i giorni, ma nulla cambiava. Anna capiva le lezioni. Lo vedevo chiaramente, ma raramente finiva i compiti. Ascoltava, ma non alzava mai la mano. Scriveva bene, ma evitava i lavori di gruppo. Era come se fosse lì, ma non davvero presente. Volevo aiutarla, ma non sapevo da dove iniziare. C'era qualcosa di più profondo dietro il suo silenzio. Un pomeriggio, dopo la lezione, le chiesi di restare. Parlai con voce calma. Anna, stai andando bene a scuola, ma non finisci i compiti. Puoi dirmi perché? All'inizio non rispose, teneva gli occhi bassi. La stanza rimase in silenzio per un lungo momento. Poi lentamente alzò lo sguardo. I suoi occhi erano pieni di lacrime. Con una voce molto bassa disse: «Sono sola, non ho nessuno». Quelle parole rimasero dentro di me. Non la interruppi. Ascoltai soltanto. Poco a poco mi raccontò tutto. I suoi genitori erano morti in un incidente 2 anni prima. Dopo era andata a vivere con un parente. Ma quella casa non era gentile né accogliente. Un giorno quella persona se ne andò e non tornò più. Da allora Anna viveva da sola, stava in una casa piccola
piccola e vecchia, non aveva abbastanza cibo. Non aveva nessuno che si prendesse cura di lei o che la guidasse. Ogni giorno veniva a scuola e teneva tutto dentro. Ascoltare la sua storia mi fece sentire un peso nel petto. Era solo una bambina, ma portava con sé tanto dolore. Quella sera rimasi seduto in silenzio a casa mia a pensare a lei. Guardai intorno e notai la stanza vuota vicino alla cucina. Un'idea mi venne in mente. Non era una decisione piccola, ma dentro di me sapevo già cosa volevo fare. La mattina seguente l'ho aspettata all'ingresso della scuola. Quando è arrivata, ho sorriso e ho detto: «Dopo la scuola vieni con me». Mi ha guardato per un momento, poi ha fatto un piccolo cenno con la testa. Durante la giornata l'ho osservata con attenzione. Era ancora silenziosa, ma qualcosa era diverso. C'era una piccola luce nei suoi occhi, una sensazione che sembrava speranza. Dopo la scuola siamo andati insieme a casa mia. Non era grande, ma era calda e tranquilla. Ho aperto la porta e le ho mostrato la stanza vuota. «Puoi restare qui», ho detto piano, «se vuoi». Anna è entrata lentamente. Ha guardato la stanza, ha toccato il letto, poi il piccolo tavolo vicino al muro, poi si è girata verso di me. Per la prima volta ha sorriso. Era un piccolo sorriso, ma molto forte. Da quel momento le cose hanno iniziato a cambiare, poco a poco. Anna ha iniziato a vivere con me. Mi sono assicurato che mangiasse bene. L'ho aiutata con gli studi e soprattutto ho cercato di darle cura e sicurezza. Giorno dopo giorno ha iniziato ad aprirsi. Parlava un po' di più, faceva domande, si impegnava di più in tutto. La bambina silenziosa in fondo alla classe ha iniziato lentamente a scomparire. Non era più solo una studentessa. È diventata parte della mia vita quotidiana, come una famiglia. All'inizio era ancora timida, ma potevo vedere i cambiamenti. Si svegliava presto, mi aiutava nelle piccole cose e ha iniziato a mangiare meglio. Ogni sera si sedeva al tavolo e si concentrava sui suoi compiti. Io restavo accanto a lei, aiutandola quando ne aveva bisogno. Passo dopo passo, il suo sorriso è tornato. A scuola gli altri studenti hanno iniziato a notarlo. Anna preferiva ancora sedersi in fondo, ma ora i suoi occhi erano diversi, non erano più vuoti, erano vivi, attenti e pieni di una forza tranquilla. Un giorno è successo qualcosa di sorprendente. Durante una lezione, Anna ha alzato lentamente la mano. Mi sono fermato un attimo, un po' sorpreso, poi ho annuito.
ha risposto con una voce dolce. Non era perfetta, ma era chiara. La classe l'ha guardata, poi alcuni studenti hanno sorriso. Un altro giorno si è alzata e ha letto un breve testo ad alta voce. La sua voce era bassa, ma stabile. Quando ha finito, la classe ha applaudito. Anna ha abbassato lo sguardo, un po' timida, ma poi ha sorriso. Questa volta il suo sorriso era più forte di prima. Sembrava l'inizio di qualcosa di nuovo nella sua vita. Qualche giorno dopo ho dato alla classe un'attività semplice. Ho chiesto loro di disegnare la loro casa. I bambini erano entusiasti. Alcuni hanno disegnato case grandi con giardini e colori vivaci. Altri hanno disegnato animali, alberi e le loro famiglie insieme. Anna è rimasta in silenzio, tenendo la sua matita. Mi sono avvicinato e ho guardato il suo foglio. Aveva disegnato una piccola stanza. C'erano un letto, un tavolo e 2 sedie. Sul muro aveva disegnato 2 persone. Una era lei, l'altra ero io. Non ho parlato per un momento. Ho sentito qualcosa dentro il petto, ma ho mantenuto un sorriso gentile. È molto bello, Anna, ho detto piano. Mi ha guardato e ha detto: questa è la mia casa adesso. Non sapevo cosa dire. Ho solo sorriso e le ho preso la mano con dolcezza. Quel disegno è rimasto nella mia mente per molto tempo. Dopo quel momento ho iniziato a notare altri cambiamenti. Poco a poco Anna ha cominciato a parlare con gli altri bambini. Durante la pausa non restava più dentro. Usciva fuori e lentamente si univa ai loro giochi. È diventata anche parte di un piccolo gruppo di lettura. A volte aiutava persino uno studente più giovane con l'ortografia. Presto ha fatto una vera amica. Si chiamava Mia. Passavano tempo insieme, condividevano il cibo e tornavano a casa una accanto all'altra. Non avevo mai visto Anna così prima. Sembrava più leggera, più felice. Ma le notti non erano sempre facili. A volte faceva brutti sogni. Potevo sentire il suo pianto leggero dalla sua stanza. Andavo da lei e mi sedevo accanto in silenzio. Non chiedeva aiuto, ma non si allontanava neanche. Alcune notti mi chiedeva di raccontarle una storia. Così le raccontavo storie semplici, storie sugli animali, sul cielo o su piccoli momenti della mia infanzia. Lei ascoltava con attenzione, con gli occhi calmi e concentrati. Una sera disse: «Vorrei che mia madre potesse sentire le tue storie». La guardai e risposi con dolcezza: «Forse può
forse sta ascoltando da qualche parte. Anna sorrise. Una lacrima scese sulla sua guancia. Ma quella lacrima era diversa, era leggera, non pesante. Quella notte dormì tranquilla. Con il passare delle settimane Anna cambiava sempre di più. È diventata una delle migliori studentesse della classe. Studiava molto, faceva domande e aiutava gli altri. Parlava con gentilezza a tutti. Il preside notò i suoi progressi e le diede un piccolo premio. Anna lo tenne con cura, poi mi guardò. Io sorrisi e feci un cenno con la testa. Mi sentivo orgoglioso. A volte mi sedevo da solo e pensavo al suo percorso. Aveva fatto tanta strada, da una bambina silenziosa e sola a una ragazza forte e gentile. Ma sapevo che la sua storia non era ancora finita. A casa Anna è diventata parte della mia vita quotidiana. Facevamo colazione insieme ogni mattina. Preparava il tè e me lo dava con un sorriso dolce. Ora parlava di più. Mi raccontava della scuola, della sua amica Mia e dei suoi piccoli sogni. Io ascoltavo e questo mi rendeva felice. A scuola ha iniziato ad aiutare in modo semplice. Puliva la lavagna, condivideva i libri e si sedeva accanto agli studenti che sembravano soli. Conosceva quella sensazione meglio di chiunque altro. Un pomeriggio la scuola organizzò un piccolo evento musicale. Anna si unì al gruppo di canto con Mia. Io mi sedetti davanti e osservai. Quando la musica iniziò, la vidi lì, in piedi. Sembrava un po' nervosa, ma anche felice. Poi iniziò a cantare. La sua voce era dolce, ma chiara. Non riuscivo a smettere di sorridere. Dopo l'evento corse da me e mi abbracciò forte. «Mi hai sentita?» mi chiese. «Sì», risposi. «Sei stata bravissima». Lei rise, piena di gioia. Quella sera cantò di nuovo a casa. La sua voce riempì la casa di calore. Qualche giorno dopo successe qualcosa di inaspettato. Ricevetti una lettera dall'ufficio della scuola. Diceva che un parente di Anna era stato trovato e voleva portarla via. Le mie mani diventarono fredde. Guardai Anna. Era seduta tranquilla a fare i compiti. Quella sera le mostrai la lettera. La lesse lentamente. Poi mi guardò e chiese: «Devo andare via?» Feci un respiro profondo. «Solo se vuoi», dissi. Lei scosse la testa. «Voglio restare qui». La strinsi a me. Il mio cuore era pesante, ma anche pieno. Il giorno dopo parlai con il preside, gli spiegai tutto e dissi che volevo prendermi cura di lei come se fosse mia.
C'erano molti documenti da compilare. Poi abbiamo dovuto aspettare. Ogni sera mi faceva la stessa domanda: resterò qui? E ogni sera rispondevo: lo spero. Il tempo sembrava passare lentamente. Anna cercava di essere forte, ma a volte vedevo preoccupazione nei suoi occhi. Le ricordavo ancora e ancora: non sei sola. Poi un giorno arrivò una lettera. Le mie mani tremavano mentre la aprivo. La lessi una volta, poi ancora. Diceva che poteva restare con me. Le mostrai la lettera. Lei la guardò, poi guardò me e iniziò a piangere, ma erano lacrime di felicità. Mi abbracciò forte e sussurrò: grazie. Dopo quel momento la vita divenne più serena. Ogni mattina aprivamo le finestre e lasciavamo entrare la luce del sole. Anna rideva di più. Faceva anche piccole battute. A scuola aiutava gli studenti più piccoli. Una bambina la seguiva ovunque. Anna la guidava, proprio come io avevo guidato lei. Un fine settimana visitammo una grande biblioteca. Anna non aveva mai visto così tanti libri. I suoi occhi erano pieni di meraviglia. Scelse libri sugli animali e sulle stelle. A casa li leggeva ad alta voce. La sua voce era piena di vita. Iniziò anche a creare un suo piccolo libro. Aveva disegni e frasi semplici. Un giorno tornò a casa con un foglio. Aveva scritto una storia. La sua insegnante le diede una stella d'oro. Me la mostrò e disse: voglio scrivere storie. Io sorrisi e dissi: lo stai già facendo. Lei rise e mi abbracciò. Appendemmo quel foglio al muro e ogni volta che lo guardavo ricordavo quanto era cresciuta. Abbiamo creato piano piano una piccola abitudine per i fine settimana. Ogni sabato mattina andavamo a un parco tranquillo non lontano da casa. Portavamo qualche libro e qualcosa di leggero da mangiare. Ad Anna piaceva sedersi su una panchina di legno sotto un albero. Apriva il suo libro e leggeva in silenzio. Io mi sedevo accanto a lei con una tazza di tè caldo. A volte mi chiedeva il significato di una parola nuova. A volte non diceva nulla e guardava semplicemente il cielo. Quei momenti erano semplici, ma molto speciali. Erano tranquilli, sereni e pieni di fiducia. Una sera iniziò a piovere forte all'improvviso. La luce andò via e la casa rimase al buio. Anna si avvicinò a me e disse piano: inventiamo delle storie. Accesi una piccola candela. Poi iniziammo a raccontare storie divertenti, una dopo l'altra. Le nostre storie non avevano molto senso, ma continuavamo a ridere.
ancora e ancora. Più tardi quella notte, mentre si addormentava lentamente, sussurrò: «Amo stare qui». Le accarezzai i capelli e in quel momento mi sentii grato. Qualche giorno dopo, il preside mi invitò a parlare a un piccolo evento. Raccontai la storia di un bambino che aveva ritrovato la speranza. Non dissi il suo nome, ma molte persone sembrarono capire. Anna era seduta in prima fila con Mia. Quando finì di parlare, fu la prima ad applaudire. La guardai. Lei sorrise fiera e luminosa. Quella sera mi disse: «Hai raccontato la mia storia, vero?» Io sorrisi e risposi: «Sì, perché è una storia bellissima». Lei guardò fuori dalla finestra. Il cielo era limpido e le stelle brillavano. «Non mi sento più triste come prima», disse piano. Le presi la mano e dissi: «Lo vedo, sei diventata più forte». Restammo seduti insieme in silenzio, sentendoci in pace. Una mattina fredda, Anna si svegliò presto e venne da me sorridendo. «Voglio fare una torta», disse. Fuori faceva freddo, ma la cucina era calda. Seguimmo una ricetta semplice, passo dopo passo. Ruppe le uova con attenzione, mescolò tutto lentamente e versò l'impasto in una teglia. Presto un dolce profumo riempì la casa. Quando la torta fu pronta, ne assaggiò un piccolo pezzo. Il suo viso si illuminò con un grande sorriso. Quella stessa settimana, a scuola, agli studenti fu chiesto di parlare di una persona importante nella loro vita. Anna scelse me. Parlò di aver trovato un posto sicuro, di sentirsi protetta, di avere di nuovo una casa. La classe ascoltò in silenzio. Quando finì, tutti applaudirono. Più tardi la sua insegnante me lo raccontò. Il mio cuore si riempì di gioia. Quel fine settimana Mia venne a casa nostra per la prima volta. Anna era molto emozionata. Pulì la sua stanza, preparò delle bevande e fece anche un piccolo cartello di benvenuto. Le due ragazze passarono ore a parlare, giocare e ridere insieme. Prima di andare via, Mia sorrise e disse: «Sei davvero fortunata, Anna». Anna mi guardò, poi rispose piano: «Sì, lo sono». Con il passare del tempo, la stagione cambiò. Arrivò l'inverno. Anna lo adorava. Correva fuori con una sciarpa colorata. Giocavamo in giardino, facevamo forme nella neve e costruivamo un pupazzo di neve insieme. La sera ci sedevamo vicino al riscaldamento, bevevamo cioccolata calda e leggevamo libri. Anna scrisse anche una breve storia. La chiamò La ragazza d'inverno. Parlava di una bambina che trovava la felicità nei giorni freddi e silenziosi.
un pomeriggio trovò una vecchia foto dentro un libro. Mostrava me da giovane insieme alla mia famiglia. La guardò a lungo, poi mi chiese: «Sei mai stato triste come me?» Mi fermai un momento, poi dissi: «Sì». Le raccontai di aver perso una persona che amavo quando ero giovane. Lei mi prese la mano con dolcezza e disse: «Sono felice che ci siamo incontrati». Io sorrisi e risposi: «Anch'io». A scuola la sua insegnante la incoraggiò a partecipare a un concorso di scrittura. Anna scrisse una storia su un nuovo inizio. Parlava di una ragazza che una volta si sentiva sola, ma che poi trovava gentilezza e affetto in un luogo inaspettato. Vinse il primo premio. Quando salì sul palco per leggere la sua storia, le sue mani tremavano, ma la sua voce rimase chiara e forte. Quella sera appendemmo il suo premio al muro. Lei lo guardò e disse: «Ora questo muro è pieno». Io sorrisi e dissi: «Sì, è pieno del tuo percorso». Lei rise e aggiunse un altro disegno accanto. Rappresentava noi due sotto un grande albero, mano nella mano, con il sole dietro di noi. Una notte, durante un altro temporale, la corrente andò via di nuovo. La stanza diventò buia. Restammo seduti in silenzio insieme. Anna si avvicinò e chiese: «Pensi che i miei genitori sarebbero orgogliosi di me?» La guardai e risposi con dolcezza: «Sono sicuro che lo sono». Dopo non disse più nulla. Appoggiò semplicemente la testa sulla mia spalla. Restammo così, ascoltando il suono della pioggia. Più tardi scrisse qualcosa nel suo piccolo quaderno. Poi me lo mostrò. Diceva: «Questa non è solo una casa. È il mio posto sicuro, è la mia felicità, è il mio cuore». Mi emozionai, ma sorrisi, la abbracciai piano e dissi: «E tu sei la mia felicità». In quel momento silenzioso, senza molte parole, entrambi capimmo qualcosa di importante. Avevamo trovato una casa, l'uno nell'altra. Quando arrivò la primavera, il clima divenne mite e caldo. L'aria era fresca e piccoli fiori iniziarono a comparire nel cortile. Anna decise di piantare alcuni semi vicino al muro sul retro della casa. Ogni mattina usciva per controllare la terra, versava l'acqua lentamente e con cura, poi aspettava con pazienza. Dopo qualche giorno, minuscole foglie verdi iniziarono a spuntare dal terreno. Il volto di Anna si riempì di gioia. Diede perfino un nome a ogni pianta e parlava loro dolcemente, come se potessero sentirla. La osservavo da lontano e pensavo: sta crescendo anche lei? Lentamente, in silenzio,
a modo suo. A scuola, Anna aiutò a preparare una piccola attività di benvenuto per i nuovi studenti. I nuovi bambini sembravano nervosi e insicuri. Anna stava vicino all'ingresso e li accoglieva con un sorriso caloroso. Parlava con voce gentile e li aiutava a sentirsi a proprio agio. Un bambino piccolo stava piangendo. Anna si avvicinò e si sedette accanto a lui. Disse piano: «Conosco questa sensazione. Anche io mi sentivo così prima, ma andrà meglio». Il bambino la guardò. Dopo un momento smise di piangere. Le prese la mano e rimase vicino a lei. Vidi tutto da lontano e mi sentii orgoglioso. Un pomeriggio andammo in un grande campo aperto fuori città. Anna portò il suo quaderno e un aquilone dai colori vivaci. Corse nel campo, ridendo liberamente, mentre l'aquilone volava alto nel cielo. Dopo un po' si sedette sull'erba e iniziò a scrivere. Le chiesi: «Cosa stai scrivendo?» Sorrise e disse: «Sto scrivendo di oggi. Non voglio dimenticare questo momento». Annuì e dissi: «È un'idea bellissima». Più tardi quella sera mi mostrò ciò che aveva scritto. Era una storia su un piccolo uccello. Un uccello che un tempo non poteva volare, ma che lentamente imparò di nuovo. Mi guardò e disse piano: «Questo uccello mi somiglia». Sorrisi e la abbracciai dolcemente. «Sì», dissi, «e ora stai volando un po' più in alto ogni giorno». Appoggiò la testa sulla mia spalla. Restammo seduti insieme, guardando il cielo cambiare colore mentre il sole tramontava lentamente. Sembrava un momento perfetto e sereno. Qualche giorno dopo stavo davanti al muro di casa nostra. Era coperto dai suoi lavori. Il suo primo disegno, i suoi primi scritti, il suo premio scolastico e tanti piccoli biglietti. Ognuno custodiva un ricordo. Ognuno raccontava una parte del suo percorso. In quel momento capii chiaramente una cosa. Avevamo costruito qualcosa di significativo insieme. Una casa piena di cura, fiducia e momenti semplici che avevano cambiato entrambi. Una domenica tranquilla la pioggia cadeva dolcemente fuori. Anna rimase in casa e decise di preparare dei biscotti. Mentre erano nel forno, si sedette al tavolo e iniziò a scrivere una lettera. Era una lettera per se stessa nel futuro. Scrisse: «Cara Anna, ricorda quanta strada hai fatto, sei forte, sei amata, appartieni». Piegò la lettera con cura e la mise dentro uno dei suoi libri. Poi sorrise e disse: «Un giorno la leggerò di nuovo». La guardai
e risposi: «E io te lo ricorderò ogni giorno». Con il passare del tempo, Anna continuò a crescere. Si fece più amici e divenne più sicura di sé. In classe iniziò a guidare piccole attività e ad aiutare gli altri. Non era più la bambina silenziosa che si sentiva persa e sola. Ora era gentile, forte e piena di sogni. Spesso la osservavo e pensavo al suo futuro. Sapevo che un giorno avrebbe fatto qualcosa di significativo. C'era luce nel suo cammino e speranza nel suo cuore. Quando penso ad Anna adesso, sorrido sempre. Per me non è mai stata solo una studentessa. È diventata parte della mia vita. E in molti modi la sua storia è diventata parte della mia. Mi ha mostrato qualcosa di importante, che anche nel silenzio l'amore può crescere, che anche dopo il dolore la guarigione è possibile. A volte la vita porta qualcosa di inaspettato e in qualche modo diventa il dono più significativo. Anna ha cambiato la mia vita e a modo suo, silenzioso, ha aiutato anche me a crescere. Se stai imparando l'italiano, storie come questa possono aiutarti a migliorare passo dopo passo. Prova ad ascoltare attentamente, ripetere le frasi e comprenderne il significato. Torna ancora per altre storie semplici e utili. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.